Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale e benvenuti a un nuovo video filmato sul mio telefono che mi permette l'uso di questi pregevoli filtri per nulla gigioni e impegnativi, che se non altro però in parte coprono l'occhiaia, che ormai è diventata una compagna inseparabile della mia vita. Io e l'occhiaia proprio così. In ogni caso, benvenuti al video di questa settimana, che vuole un po' essere una continuazione di quello della settimana scorsa. Nel caso in cui ve lo foste perso, la settimana scorsa vi ho fatto fare un tour della mia cabina armadio. Questa settimana ho pensato così di spostarci dalla cabina armadio al bagno, più che altro per mostrarvi come ho organizzato make up e skincare e anche cosa ho ottenuto dopo aver praticato un decluttering estremo durante il trasloco, insomma in vista del trasloco. Se voi siete pronti io andrei a cominciare e quindi benvenuti nel mio bagno. Sembra un po' una roba, comunque benvenuti nel mio bagno. Ed eccoci qui, come sapete, piccola premessa, ho una grande passione per trucchi e prodotti beauty in generale, quindi ci tengo a dire fin da subito che ho diverse cose, pur avendo fatto un decluttering estremo, ho comunque tenuto un sacco di roba, ma che uso, magari non tutti i giorni, non tutto ogni giorno, ma sono cose che uso. E quindi questo video non solo è un video su come eventualmente darvi degli spunti per organizzare trucco e prodotti beauty, ma anche un po' farvi vedere quelli che comunque ho sempre nella mia collezione a portata di mano. Bella questa inquadratura con il puliscidoccia dietro, sempre un'attenzione ai dettagli che... Ma cominciamo! Vi faccio una panoramica generale del bagno per darvi un po' un'idea e anche per spiegarvi come ho deciso di organizzare i vari prodotti. Ora, come vedete qui entrando subito sulla sinistra ho una colonna con due ante. Ho deciso di utilizzarla per un po' di backup di cose per l'igiene orale, diciamo così. Quindi filo interdentale, dentifricio, poi ho un po' cotton fioc, un backup di struccante per il viso, un backup di cotone per struccarmi, quindi un po' così miscellaneo. Qua sotto di nuovo entriamo in una zona un po' la rave e la fava, perché ho dei pennelli che non uso mai ma che ho deciso di tenere, una cosa per capelli che è il Untangled di Kevin Murphy, che comunque uso tutte le volte che lavo i capelli, l'acqua termale e la lacca, qua dietro un po' di forcine a portata di mano e elastici vari e pinzette. Qui sotto invece tengo cose prettamente per capelli, quindi queste che uso quando faccio la piega. Qua ho i becchi d'oca in questa scatola, due spazzole sempre per la piega, l'olio per capelli della Way che continua a piacermi molto e questi che adoro. Ne avevo solo uno, adesso ne ho comprati degli altri, sono i famosi si fa per dire, comunque sono gli asciugamani per capelli, quelli che fanno l'effetto turbante e che hanno un bottone da una parte e un occhiello dall'altra e quindi stanno chiusi e i capelli si asciugano più facilmente senza che l'asciugamano insomma caschi ogni 3 minuti. Ne ho 3, questo era quello che avevo già e qua gli altri 2. Dietro ho altre di queste forcine e un po' di queste pinzette, insomma so come chiamarle, e 2 Tangle Teaser, le spazzole quelle districanti. Qui sotto invece è un po' la zona smalti e manicure pedicure. Qui c'è la mia collezione di smalti che voi direte quanti ne hai, mamma mia, in realtà l'ho sfoltita, questo è un 10% degli smalti che avevo, quindi sappiate che ho fatto già un lavoro di decluttering non da poco. Ho cercato di dividerli un po' per tipologia e per marca, tipo qui su questo e su quello dietro ho gli smalti della Essie, qui sono top coat e basi, dietro quelli di Douglas e dietro ancora quelli della OPI e delle robette per nail art qui. Qua sotto un po' di cose per pedicure e manicure, lime, non lime, robe del genere, cotone per togliere lo smalto, acetone, insomma togli smalto e cosette per nail art. E questo è un po' come ho organizzato la prima colonna del bagno.
A seguire, come notate, ho fatto installare un piano lavabo molto capiente, perché un po' come vi ho detto la settimana scorsa, io amo avere i prodotti che utilizzo ogni giorno sotto gli occhi, senza dover andare a aprire cassetti o quant'altro, o mobiletti. Ed è per questo appunto che ho fatto installare questo piano lavandino molto spazioso e capiente, e per l'organizzazione ho acquistato su Amazon due organizer che adesso vado a mostrarvi, che trovo utilissimi. Partiamo con questo organizzatore in plastica trasparente, super comodo, molto funzionale e anche minimal, che non guasta. Ha l'altezza giusta per contenere la maggior parte dei trucchi. Come vedete, io su questo lato ho inserito i miei fondotinta preferiti, quelli che utilizzo praticamente ogni giorno, un po' alternandoli, Your Skin But Better di It Cosmetics, questo che è Live and Better della Clinique, un altro dei miei fondotinta preferiti. Poi ho questi di Laura Mercier, uno della Tarte, insomma i fondotinta che utilizzo ogni giorno. A seguire gli spray fissativi, sempre i due che sono nella mia top 5, All Nighter e Quick Fix. Su questo lato invece ho riposto i pennelli, dividendoli tra pennelli per viso e pennelli per occhi, e dietro ho praticamente il 90% delle palette occhi che posseggo, e anche quelle che amo di più. Quindi qua ho tutte le Naked Heat, Naked Honey e dietro la Naked Cherry. Qua ho le due di Anastasia Beverly Hills, la Soft Glam e la Modern Renaissance. Dietro ancora ho questa di Huda Beauty, che mi piace anche moltissimo. E poi forse riconoscerete le due palettine di Hourglass, che funzionano benissimo perché con queste fate tutto, trucco viso e occhi volendo, tanto per darvi così, rinfrescarvi la memoria. E poi questa palette super colorata della NYX, la Ultimate Edit Brights, che appunto amo molto, soprattutto di recente. Rispostiamo, invece vi faccio notare che ho deciso di così organizzare i beauty blender dentro questo contenitore in vetro della marmellata, perché lo trovo comodo, della grandezza giusta. Questo invece è un altro organizer che ho preso sempre su Amazon. Vi metto comunque sul blog tutti i link, così se vi interessa potete reperirli facilmente. Questo è molto comodo per prodottini tipo, come noterete, i correttori, e quando dico che ho un sacco di correttori non scherzo, qui ho già fatto un decluttering pazzesco. Questi sono quelli che ho tenuto. E vi faccio notare, ho questi che per esempio della NARS, il Radiant Creamy Concealer, che era il mio correttore preferito anni addietro ma che continuo ad amare molto. Questi che sono della Collection Lasting Perfection. Ho questi due della LA Girl, interessanti. Questo va bene anche, come noterete dal colore, per fare un po' di contouring. Poi ho questo che è uno dei miei preferiti della Make Up Forever, questo che è il Color Correcting Fluid della Naked, per correggere un po' e coprire le occhiaie. Questo di nuovo, insomma, veramente, adesso non posso farveli vedere tutti, restiamo qua 3 giorni, un sacco di correttori, ma questo organizer è perfetto per contenerli. Su questo lato ho messo invece roba un po' più random, tipo il primer occhi di Urban Decay, questo che è un blush in crema, un altro primer occhi, un ombretto glitter che uso raramente, ma almeno se ce l'ho lì, un po' come questo che è di nuovo un ombretto glitter, almeno se ce li ho a portata di vista magari mi viene in mente di usarli un po' più spesso. A seguire ho questi che sono gli Unicorn Essence, il primer viso. Questo è da buttare, non so perché ce l'ho lì, è finito. Su questo lato invece c'è un po' di disordine, ma qui tengo la maschera labbra della Neige, della quale vi ho parlato già più volte, che utilizzo la sera ma a volte anche durante il giorno. Tutte le mie ciprie, adesso ne ho tolta una, sono qui. Becca, questa è l'Hydra Mist, questa è quella di It Cosmetics che era nell'ultimo video dei preferiti del mese, questa è la Hyaluronic Hydra Powder di By Terry e questo è il grande classico, la Translucent Loose Setting Powder di Laura Mercier. Insomma, grandi classici qui. Da questo lato avevo il
come si chiama? L'Egyptian Magic, del quale vi parlo spesso, una crema molto molto idratante. E poi crema per il contorno occhi, che ho quasi finito, della Sisley, carissima ma molto interessante. Crema viso da giorno della Fresh, la Rose Deep Hydration Face Cream. Vi segnalo, casomai vi foste distratti, che finalmente la Fresh è in vendita anche in Italia su Sephora. Qui ho un altro balsamo per le labbra, sempre della Fresh, e una crema che stavo testando della The Body Shop, che era nel calendario dell'avvento. Non mi fa impazzire, ecco, così un po' spoiler, ve lo dico già. Da questo lato invece ho il siero della Filorga che sto utilizzando, questa maschera idratante che a volte utilizzo nel weekend principalmente, insomma se non devo truccarmi subito dopo. Al posto della crema idratante il mattino mi faccio una bella maschera, perché questa, la Drink Up della Origins, è veramente una roba che mollala. Un altro balsamo labbra, anche questo era nel calendario dell'avvento, non mi sta piacendo per niente, scusate, The Body Shop, lo dovevo dire, però lo tengo lì che non si sa mai, magari prima o poi. Poi ho un blush in gel, questo della Rimmel, che mi piace molto, e il mio primer occhi di riferimento, che è il Paint Pot della MAC in Soft Ochre. Comunque molto comodo questo organizzatore. Rispostiamo anche lui al suo posto. Qui ho ancora un altro cestinetto che ho preso, non ricordo assolutamente dove, all'interno del quale conservo i dischetti per struccarmi e la mia crema da notte, che è sempre lei, la Skin Absolute Night, quella nera che mi aveva un po' lasciato perplessa all'inizio. Poi ho tutto quello che è mascara, eyeliner e prodotti per sopracciglia dentro questo contenitore, che era il contenitore di una candela, che ho recuperato sempre per l'idea del riciclo, ricicliamo quanto più possibile, e appunto tutto è qui dentro, un po' a casaccio, ma io so dove mettere le mani e trovo comodo avere comunque tutti i prodotti occhi e sopracciglia insieme. Qui a seguire ho un portasaponette e un portaspazzolino che avevo nella vecchia casa, che ho reinterpretato a modo mio come portaspazzole e pettini e porta filo interdentale, mai più senza. Poi proseguiamo, tengo qui a vista vicino al lavandino il Bifacil, lo struccante occhi, e il Bioderma, l'acqua micellare. Questo è qui, mai fuori posto, solo perché mi sono fatti i capelli di recente. Dovrebbe essere in realtà, e andiamo a rimetterlo a posto, qui dentro, perché è il termoprotettivo appunto per capelli, che va nella zona capelli, non facciamo confusione. E procediamo invece di qua, ovviamente spazzolino e dentifricio. Il mio dentifricio di riferimento è sempre questo, il BioRepair, proprio senza non vivo, me l'ha consigliato il dentista, io da allora mi attengo lì già alle regole. Poi ho il sapone per le mani, che di questi tempi se ne fa andare in grande quantità, un sapone per le mani di Jo Malone, che però, come potrete immaginare, utilizzo con grande parsimonia, perché questo costa come un lingotto d'oro, è spettacolare, ma lo uso così proprio quando voglio coccolarmi. E poi il detergente per il viso, col quale mi lavo la faccia tutte le mattine, che è sempre l'intramontabile Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash. Donna Dio, sta roba è complicatissimo, che uso con il Foreo Luna Mini. Alcuni di voi potrebbero ricordare che per anni e anni e anni io ho utilizzato il Clarisonic, poi mi sono incuriosita, ho comprato questo e adesso niente, non lo uso più il Clarisonic, perché questo è molto molto più comodo. Uno, dal punto di vista proprio delle dimensioni, e due, perché non si scarica praticamente mai. Cioè questa roba sta carica 6 mesi ed è molto molto comodo da utilizzare. Ma adesso veniamo invece a questo spettacolare specchio che vi faccio vedere in azione. Ma la bellezza, questo specchio mi fa volare altissima, proprio lo adoro, perché finalmente mi posso truccare senza paura di avere il trucco o troppo forte o troppo leggero, perché questo proprio mi permette di vedere molto molto bene quello che faccio. Un applauso per lo specchio. Ma andiamo avanti. E passiamo invece a questa zona con di nuovo una serie di armadietti con ante. Apriamo il primo, intanto non vi ho fatto vedere, vabbè, ma qui è la pattumiera, anche chi se ne frega.
Apriamo e qui tengo, allora, nella parte alta un po' di stock di prodotti per la doccia, quindi gel doccia, ne ho ben 2, anzi 3, e questi che servono principalmente per portare gli spray fissanti del trucco quando vado in viaggio, quindi li tengo lì un po' come. Se vi chiedete cos'è questo serve per pulire la doccia, ossia quella roba là che è questo, perché insomma, come noterete, forse la doccia ha la sua importanza e ha questo vetro che se non passo subito il robino gnic gnic resta sporco per 100 anni e poi è un casino. Ma andiamo avanti. Qui ho la zona profumi della quale vado molto fiera. Non ho 1000 profumi perché in realtà non sono proprio una da così appassionata, grande appassionata di profumi, ma qua c'è quello che io amo. Nello specifico il Super Cedar della Byredo e il Black Saffron, che sono i miei preferitissimi. Poi ho Signorina di Ferragamo, che mi piaceva molto anni fa, adesso ho un po' perso l'entusiasmo. 2 di Jo Malone, uno è English Pearl and Freesia, che mi piace molto, e l'altro Nutmeg e Ginger, un po' più secco, come prosciutto, stavo dicendo, molto bene, come profumo. E poi ne ho uno qui della Diptyque, vabbè, sempre madrelingua presso me stessa. Procediamo un po' veloci, sennò qua famo notte. In questo scomparto tengo tutti i backup di creme corpo, scrub, creme viso, insomma, per non restare senza, perché quando è scoppiata sta pandemia all'inizio non si poteva fare shopping online. Mi è preso un po' lo spavento e quindi ho fatto stock. Qua sotto di nuovo ho stock di altre creme, prodotti per l'igiene intima, lozioni, cose che erano nel calendario dell'avvento, campioncini vari, insomma qua è un po' tutto creme corpo. Qui ho i vecchi Clarisonic, cioè i Clarisonic che come vi ho detto non sto più usando, ma comunque sono qui, con tanto di spazzole di ricambio, e questo che è un tessuto in flanella, non so come si chiamano, comunque per struccarsi, mai usato, molto bene. Passiamo adesso a questo nuova porzione nella quale troviamo in alto i prodotti terminati, che ho qua dentro in vista dei prossimi video, le maschere per il viso, che occupano questo scomparto e quello sotto. Qui ho le maschere da sciacquare e come vedete c'è una forte predominanza di prodotti della Fresh, praticamente tutte della Fresh, e questa che invece sono dei patch per il contorno occhi della Shiseido, che amo moltissimo. Qui sotto invece ho le maschere in tessuto, che sono un po' scese perché le utilizzo spesso e volentieri e non ne ho più comprate perché ne avevo ancora parecchie. Qui ho la luce liquida dell'estetista cinica, un'altra maschera all'argilla sempre della Fresh, una maschera per il contorno occhi della Sisley, un po' di maschere di nuovo, leggero problema di occhiaie, si capisce? 2000 maschere per patch per il contorno occhi, le spugnette con Giacomo, non so mai come si chiamano, il pennellino per applicare invece le maschere, quelle da risciacquare. Sotto un po' la rava alla fava, l'olio di karité, dell'altra acqua termale, una crema solare, questo che è vuoto ma non so perché l'ho tenuto, lo Slim Me dell'estetista cinica, Fresh Leg di nuovo della cinica che tengo qua, utilizzo soprattutto in estate, questo invece quando faccio il bagno, nel bagno dall'altra parte dove ho una piccola vasca. E giungiamo all'ultima parte dove comunque troviamo ancora un sacco di roba. Qui in alto ho 2 detergenti viso che sono backup di quello che sto utilizzando adesso. Uno è esattamente lo stesso, quindi il Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash della Kiehl's. L'altro è il Soy Face Cleanser della Fresh. Entrambi mi piacciono moltissimo. E poi ho 2 spray così un po' rinfrescanti, un po' ringiovanenti. Uno della Caudalie che è il Beauty Elixir o l'Eau de Beauté, Lisson, voilà. E l'altra è la Vitamin Nectar della Fresh, entrambe molto valide, le uso però di rado. Scendiamo su questo scomparto che, come forse intuirete, così come quello sotto, è tutto capelli. Si capisce che ho una leggera ossessione per avere i backup di ogni cosa e non trovarmi mai senza? Credo di sì.
Qui abbiamo tutti spray per capelli. Questi della Oribe sono i miei preferiti, gli spray texturizzanti. Ne ho anche uno così un po' beach wave, due lacche in versione travel. Qua dietro ho degli altri prodotti per capelli, lacca e simili. Questo della Way che aggiunge un po' di lucentezza si dice ai capelli. Un altro olio per capelli della Way, shampoo secco della Oribe, prodotti di nuovo vari ed eventuali per capelli. E qua sotto shampoo secco della Colab, due ne ho, e una refill di Olaplex ma senza, due refill, cioè due backup del mio shampoo che è sempre lo stesso, uso sempre il Full Repair di John Frieda ormai da anni, e una maschera per capelli della Alterna Caviar Repair Fill and Fix Treatment Mask. Passiamo adesso al penultimo scaffale, nel quale troviamo prodotti per pulire i pennelli. Quindi il Beauty Blender Cleanser, che è il mio prodotto per pulire i pennelli preferito, in versione liquida e in versione solida, e poi questo e questo, che sono come posso dire, tappetini per pulire e lavare i pennelli. Questo si mette nel lavandino, questo invece si tiene sul palmo della mano, entrambi molto molto comodi. Poi tengo qui senza ragione anche questo shampoo e questo balsamo della The Body Shop, che erano nel calendario dell'avvento e non si sa mai che un giorno magari decida di provarli. Qui sotto invece ho la scatola dello spazzolino e il come ti chiami tu, il bicchiere che ricarica lo spazzolino, che ho deciso di non lasciare lì sopra perché mi faceva troppo confusione, fondamentalmente. Passiamo adesso, così finiamo, e anche un po' velocemente, a cosa contiene questa zona sotto il lavabo. Qui ho il resto dei trucchi, quindi altre 2 o 3 palette che utilizzo molto poco e che sono praticamente quasi scadute e sarebbero da buttare, le creme mani che ho qua dentro, compresa questa che è cara come il fuoco ma molto molto buona. Qui invece ho altri fondotinta in crema, che però non uso mai, un po' di blush in crema, un po' di illuminanti vari ed eventuali, compreso questo della Fenty, così come questo nuovo blush che ho acquistato di recente, questo anche di Fenty Beauty, e sono diciamo un correttore e una roba per fare il contouring, non so come altro dirlo, varie ed eventuali, compreso questo che è un bronzer di Chanel molto molto buono. E qui ho un po' tutte le matite per le labbra e i rossetti. Ho deciso di metterli dentro questa scatola, lo trovo molto comodo. Adesso si sono un po' disorganizzati, erano più carini una volta, poi usandoli è andata un po' così. Poi qua sotto ho assorbenti vari, non sto a farvi vedere troppo perché non è interessante. Qui sotto il lavandino tengo un po' di backup di trucchi vari, spugne e spugnette, la roba per i capelli, quindi arricciacapelli e spazzola lisciante, e ancora sotto un po' di robe random decisamente, e ancora un po' di backup e campioncini che vengono dai calendari dell'avvento, o appunto sono campioncini che ho ricevuto in negozio insieme ai miei beauty da viaggio. E concluderei questo video mostrandovi anche cosa tengo qui in doccia. Partendo da sinistra ho un olio per la doccia di Jo Malone, molto molto buono. Questo che mi piace sempre tantissimo dell'Occitane, che è una sorta di gel doccia che fa anche un leggero scrub, quindi leggermente esfoliante alla mandorla. Uno scrub vero e proprio di Jo Malone, una maschera per capelli sempre della Alterna, l'immancabile shampoo di John Frieda. Questo è il balsamo che fa parte della linea Olaplex, quindi il numero 3 è quello che va a ricostruire il capello, il numero 5 lo districa,
E poi ho questo che è un esfoliante per il viso che utilizzo spesso quando faccio la doccia, quindi una volta alla settimana esfoglio con questo esfoliante con i grani di fragola, molto molto delicato. Poi vabbè, ho il rasoio e la spuma per il rasoio. Il che ci porta alla fine di questo video, nel quale vi ho mostrato quali prodotti non mancano mai nella mia collezione di trucchi e cura della pelle e capelli, e anche come li ho organizzati nel mio nuovo bagno. Spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia dato anche degli spunti. Vi ricordo tra l'altro che sul mio blog troverete i link ai vari organizer che ho utilizzato nel mio bagno, tutti acquistati, ve lo dico già, su Amazon, mentre il link al mio post dedicato è nella info box qui sotto come di consueto, oppure cliccando sulla i sopra la mia testa. Direi che per oggi non c'è altro, spero appunto che il video vi sia piaciuto. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Per oggi non c'è altro, passo e chiudo, baci a stampo a tutti e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!